In Sardegna la demografia aiuta decisamente il ciclista. Strade così deserte non sono un'eccezione, ma la regola. Puoi pedalare per decine di chilometri senza incontrare mai un'auto. E questo per il cicloviaggiatore è un piacere puro. Questa è una provinciale, la numero 159. Si affianca a un fiume, il Rio Mannu, quando si sta per gettare nel lago Coghinas. Qui è ancora un po' fiume, ma è già un po' lago. Per i pescatori della zona, queste acque placide e tranquille, che sembrano quasi immobili, significano una sola cosa: carpe, persici, anguille. Talmente diffusa qui la pesca dell'anguilla che le panadas, ripiene della loro carne, sono una variante di una tortina cotta in forno tipica di un paese qui vicino, Oschiri. E per quel che ne so, è l'unico caso in cui un pesce d'acqua dolce entra a buon titolo in una ricetta tradizionale sarda. Ho scelto di pedalare lungo questa strada anche per chiarire un mistero. Tutte le mappe fanno terminare la strada contro l'acqua, ma vedo molto bene da immagini satellitari che c'è un ponte. Cosa di misterioso e impraticabile quel ponte? Here we are, stuck by this river, you and I, underneath the sky that's ever falling down, 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 ever falling down. Da da da, dun dun da. Through the day, as if on an ocean, waiting here, always failing to remember why we came. I wonder why we came. Talk to me as if from a distance, and I reply with impressions chosen from another time, from another time. Nostra Signora di Castro. Le prime due parole, Nostra Signora, comunicano pace, armonia, protezione. Castro invece viene da castrum, l'avamposto protetto che ospitava la legione dell'esercito romano. Legionari, armi, guerra, dolore e sangue. E ora queste due parole stanno insieme, in un unico nome, in un unico coagulo di sensi che stridono. Il castrum stava giù in basso, nella piana ai piedi della collina. Se uno guarda bene con gli occhi di una memoria non sua, quasi può vederlo, il castrum. Qui sotto, pieno di soldati, artigiani, animali, armi e attrezzi, un caos di rumori e uomini affaccendati, un chiasso operoso
che contrasta con la tranquillità assoluta di questo luogo di pellegrinaggio e di raccoglimento. L'alba non è che un tramonto, ma visto al contrario. Questa l'ho aspettata con ansia per ore. E finalmente eccola qua, puntuale anche oggi. Io invece sono in largo anticipo. Ho pedalato al buio completo per chilometri e ora mi godo la lenta ricomparsa del colore. Gli uccelli salutano il giorno come al solito rumorosamente. E lo faccio anch'io, seppure più in silenzio, appoggiato a uno degli innumerevoli muretti a secco che tagliano queste campagne come lunghe cicatrici scure. Una magnifica sughera mi mostra il suo corpo denudato a metà. Il vestito che le hanno tolto finirà nell'industria del sughero, che è molto diffusa qui in Gallura. Quella del sughero è un'economia adorabile. Vive della vita degli alberi, mira a proteggerli e a moltiplicarli. Da circa un secolo e mezzo le pecore sono un elemento caratteristico della Sardegna. Ma non è sempre stato così. Una volta l'isola era ricoperta di boschi, che furono tagliati quasi da un giorno all'altro per fornire energia alla rivoluzione industriale piemontese. Da quel momento le pecore furono scelte per rendere comunque produttivi terreni e comunità impoverite dopo il taglio dei boschi. E ora eccoci qua, con più pecore che uomini. In Sardegna, se pedali mantenendo una direzione costante, prima o poi al mare ci arrivi. E se vuoi proseguire, sei costretto a attraversarlo. Qua è ancora relativamente calmo, prima di superare Cap Corse. Ma ci sono dei punti, per esempio quando finisce la protezione della Corsica, dove i traghetti vengono investiti in pieno dalla furia del maestrale. E allora le creste delle onde vengono vaporizzate dalle raffiche e il traghetto beccheggia e rulla paurosamente. A meno che non ci sia stato un maremoto, però prima o poi il porto arriva. E una piccola barca amica con un motore poderoso aiuta il mastodonte ad insinuarsi delicatamente fra le banchine del porto. Eccomi a Livorno, finalmente. Non perdetevi mai nessuna delle operazioni che i portuali e i marinai fanno per attraccare. Per loro è routine quotidiana, ma per noi ha il fascino dell'operosità di un mestiere duro, faticoso e pieno di dettagli e perizia tecnica. Penserete che qui io sia già a centinaia di chilometri da Livorno, magari già sugli Appennini. E invece no, sbagliato. Sono a poche centinaia di metri dall'autostrada e da altre superstrade trafficatissime in uscita da Livorno. Questo posto è incredibile, anche perché non ne sospettavo minimamente l'esistenza. I cinghiali mi scorrazzano a fianco, impauriti ma nemmeno tanto dalla mia presenza. Il sottobosco è incontaminato, pieno di pozze d'acqua e canali. Sono circondato da frassini, lecci e ontani altissimi. Mi trovo nel bosco della Cornacchiaia, una parte di una vasta riserva naturale che dal lungomare di Tirrenia arriva fin qui, ai confini di Camp Derby. Spesso faccio fatica a pedalare su questa strada melmosa e mi tocca scendere a spingere. Non ho pesato la bicicarica, non avevo una bilancia adeguata, ma non credo che sia meno di 35 kg. Quindi, quando incontro del fondo melmoso, affondare è un fatto di fisica ineludibile.
Eccola qua, la carta d'identità di questo luogo sorprendente. Bosco della Cornacchiaia, ti saluto. Grazie di avermi ospitato. Pedalerò lungo questo canale per parecchi chilometri, fino a Pisa. Sembra un canale qualsiasi, in realtà la sua storia è molto antica. È il canale dei Navicelli, costruito 5 secoli fa per collegare Pisa al porto di Livorno. All'epoca era molto più stretto e l'acqua molto più bassa. Le uniche barche che potevano navigarci erano i navicelli, piccole barchette a vela d'acqua dolce, tipiche toscane. Infatti il canale si chiama oggi Canale dei Navicelli. Oggi lungo questo canale è pieno di cantieri navali, quindi le barche che ci navigano sono di ben altra stazza. Non è strano vedere yacht, catamarani, pilotine, mercantili, alla fonda o in manutenzione, anche se ormai siamo abbastanza distanti dal mare. È molto tranquillo qui, veramente un'oasi di pace, tanto che mi fermo a pranzare su questo tavolo sgangherato, forse arrangiato qui da pescatori. Oggi è stato un continuo pedalare lungo fiumi. Ora è la volta del Serchio, l'altro grande fiume che condivide con l'Arno questa vasta piana, ma che poi ha una foce tutta sua. Mi sto pian piano addentrando nell'entroterra toscano. Qui siamo alle porte di Lucca quasi, e il fiume fa 2 piccoli salti. La pianura ormai non è che un ricordo dolce, già quasi dimenticato. Passata Pistoia sono iniziati gli Appennini e questa salita infame fra boschi di faggi e frassini mi fa sudare l'anima. L'aria è fresca e pungente, è quasi il tramonto. Devo sbrigarmi a trovare un buon posto per accamparmi e passare la notte freddissima che mi aspetto. Per quanto sia rilassante pedalare in pianura lungo fiume, nulla è pari in bellezza a queste strade che si arrampicano fra i boschi nel pieno della loro pausa invernale di riflessione. Quando si cerca un bivacco ideale, gli aspetti da considerare sono 3, in ordine di importanza. Primo, uno spiazzo poco visibile dalla strada, ma non così lontano da costringermi a spingere la bici carica sopra un pendio ripido e un sottobosco folto. 2, un fazzoletto di terra il più possibile in piano. Dormire in salita o ancora peggio inclinati di lato è una vera tortura. 3, se possibile, una scenografia tale da ripagare della fatica di essere arrivati fin lì. Questa volta il luogo che trovo è ideale. Tutte e 3 le condizioni sono rispettate alla grande. Sono al limitare della foresta dell'Acquirino, a quasi 1000 metri di altezza. La mia Kona Sutra è saldamente assicurata al miglior cavalletto in commercio.
letto di foglie secche sotto di me mi promette un sonno comodo e si spera ristoratore. La mia tenda da montagna è rizzata. Mi ci rintano dentro presto, portando con me anche acqua e cibo. Fuori il freddo e l'umido sono troppo pungenti per concedermi una cena all'aperto. Allora, vorrei farvi fare un giro turistico per la mia casa. Allora, il tetto, come vedete, di ottima fattura. Diciamo che la campata, nella sua distanza maggiore, è perfetta per ospitare una persona, cioè me. In fondo avete la living room dei piedi, comodissimo. Diciamo che non ci si può allargare più di tanto, non si può stiracchiare, diciamo, le gambe più di tanto, però sta comunque comodi. Ecco, quello è l'armadio, degli abiti dismessi della giornata. E qua veniamo, diciamo, alla zona giorno. Ecco qui, qua c'è la zona giorno della testa, da una parte quella dei piedi e dall'altra quella della testa. C'è anche un vestibolo che adesso vi farò vedere se riesco ad aprire. Ok, ecco qua. Allora, adesso per farvi vedere, non so se si vede, no, forse no, e allora ve lo faccio vedere da qua. Ecco qua, c'è una sorta di ballatoio dove metto le mie scarpe, quindi una scarpiera dove metto, diciamo, degli oggetti ingombranti, degli oggetti che non servono in casa, una sorta di ballatoio, di vestibolo, una sorta di magazzino, ecco. Qua sotto c'è il mio tappetino che mi separa dall'umidità della terra. Comunque sono fortunato di avere delle belle foglie secche che mi fanno da termoisolante e da cuscino morbido. Vi vorrei far vedere, però non so se per vedere il mio panorama di oggi se riusciamo. So che riusciamo poco. Lo farò vedere meglio domani mattina. Si vede tutta la valle toscana lì davanti, illuminata quasi a giorno, la zona di Pistoia e tutta la valle lì assai antropizzata. Qui invece sono nella foresta dell'Acquerino, dove non c'è un'anima viva. Chiudo. Un vento freddo, cioè non un vento, però un'aria fredda, assolutamente gelida, e quindi mi rintano dentro casa. Ecco qua, perché qui nell'Acquerino girano dei lupi, pare qualcuno mi dice che girano parecchi lupi, ma in ogni caso i lupi non mi preoccupa il freddo, ma per fortuna questa casetta nella sua fattura meticolosa evita qualsiasi spiffero. E poi il letto è assai caldo, è un ferrino High Lab con materassino incorporato, ecco qua. Però il primo giorno ho fatto l'errore di non procurarmi questo ulteriore materassino qua, e il materassino incorporato del
del sacco a pelo High Lab della Ferrino in realtà non è sufficiente per isolarmi dal terreno, e quindi avevo tutto il culo freddo per tutta la notte, cosa che mi ha tenuto sveglio insieme allo scampagno delle mucche. E quindi ieri, quando sono sbarcato dalla nave a Livorno, tardissimo a causa del mare in tempesta, ho fatto un salto da Decathlon per comprare, acquisto emergenziale, questo tappetino economicissimo ma furbissimo, perché non sento assolutamente niente, il culo è caldo. E dall'altra parte, ecco qua, c'è il mio cuscinetto. Questo è un cuscino non in lattice ma è fatto d'aria, ma è assai comodo. Io ho cenato una cena a base di salsiccia sarda, pecorino toscano, cipollette fresche toscane, niente pane perché l'ho dimenticato, l'ho finito ieri a cena e oggi ho completamente dimenticato di comprarlo, una mela, una merendina. Io spero che Morfeo mi assista perché ho bisogno di dormire. È stato duro arrivare qui ai 1000 metri di altezza oggi con bicicarica, per cui io vi auguro buonanotte. Sono le 19:33, un po' presto a dire il vero, però credo che dormirò ugualmente. Ciao.